Benvenute e benvenuti a questo nuovo video, dove mentre disegno un paesaggio sul lago a penna Bic, parlo dello studio della natura, dello studio dell'immagine e dello studio dell'immagine dal vero, e parlo di John Constable e dei suoi taccuini di viaggio, in particolare il taccuino del 1813 e del suo grande amore per lo spettacolo della rappresentazione della natura. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché iscrivendovi al canale sostenete il canale. Vi ringrazio ancora e vi auguro buona visione. Arrivederci a martedì. Ho iniziato a definire l'ingombro di quello che poi sarà il fogliame e quindi la parte riservata a tutta la vegetazione presente in questo piccolo disegno. La suggestione, l'idea è quella di dividere il lavoro in 3 spazi, dove uso 3 diversi modi di usare il tratteggio. Il cielo, l'acqua che sarà sotto il fogliame e appunto la parte che sto descrivendo, che è quella della vegetazione. Queste 3 parti saranno condotte ognuna con un modo di operare un pochino diverso dalle altre 2. La penna che uso è una Bic Crystal e solo nella parte finale del disegno utilizzerò anche una Crystal fine. Il tratteggio, o meglio la texture di questa vegetazione, tiene conto della sintesi che devo operare sul foglio in uno spazio piccolo. Tuttavia, tramite questi segni minuti che porto avanti costantemente per tutto l'ingombro del disegno della vegetazione, posso, variando la pressione della penna, ottenere una sintesi che offre una buona possibilità al nostro occhio, attraverso anche l'aiuto della memoria, a riconoscere che quello che sto eseguendo possa essere percepito come vegetazione. Tutto sta nel gestire le tonalità di grigio e collocare le ombre piuttosto in basso, in modo da dare volume alla superficie. Vi consiglio, soprattutto se eseguite un lavoro in studio e senza l'ausilio di materiale fotografico, di prendere appunti in un taccuino circa il comportamento delle luci e delle ombre sul fogliame. Il comportamento che voi potete osservare dal vivo. Fatelo e vedrete che riuscirete prima a imparare il meccanismo di questo comportamento che ha la luce e riuscire a dare soprattutto nei disegni più dettagliati un carattere decisivo all'opera. Io insisto molto sull'osservazione dal vivo della natura. Ecco, adesso vedete mi occupo della parte a sinistra del fogliame. Ho deciso di dividerlo in 3 parti in cui vi saranno 2 grandi quinte di vegetazione, una da una parte, una dall'altra, e uno spazio più basso centralmente per dare questa impressione e questa sensazione di spazialità. Dicevo che insisto molto sull'osservazione dal vivo della natura. L'ausilio fotografico è importante, però la mano, nell'esercizio naturale, coglie gli aspetti che ci incuriosiscono maggiormente e li analizza e riesce con l'esercizio a coglierne aspetti visivi che altrimenti avrebbero potuto sfuggirci. Questo perché lavoriamo su un soggetto che ha profondità e che quindi possiamo analizzare attraverso la nostra percezione visiva, che si somma all'esperienza di tutti gli alberi e di tutte le foglie che abbiamo visto nella nostra vita e che si ripropongono ogni qualvolta le confrontiamo con ciò che stiamo osservando in quel momento. Ecco, ripeto, se abbiamo abbastanza pazienza e costanza
di appuntarle queste forme e di disegnare come si comporta la luce su quelle minuscole e intricate superfici, rami, rametti, foglie, buchi che vediamo nella terra, radici degli alberi. Acquisiremo il meccanismo di come funziona tutto il soggetto che noi stiamo osservando e potremo avere molta più facilità nel riprodurle. L'esercizio del vivo è anche un ottimo strumento di disciplina del lavoro. Basta un nulla, un limone, un vaso di fiori, anche un singolo ramo, per accorgersi della differenza fra copiare una fotografia e restituire un'immagine osservata con tutto il campo visivo a disposizione. E così per ogni forma che si presenta in natura, qualsiasi forma che si presenti davanti ai nostri occhi. Quando disegniamo o dipingiamo dal vivo, ci accorgiamo, muovendoci anche solo leggermente, che la possibilità di percepire la profondità dell'oggetto ci restituisce una sfida maggiore, oltre che una possibilità di analisi maggiore. Provate a prendere un oggetto, a metterlo sul tavolo e a illuminarlo. Fatene una fotografia. Naturalmente parlo del mezzo meccanico e non dell'implicazione artistica della fotografia, ma solo di ciò che può servirci in termini di riproduzione e di pratica. Fate questa fotografia e accostatela al soggetto. Subito vi renderete conto della semplificazione che si ottiene eliminando tutta la specificità della percezione tridimensionale, a favore di una più semplice elaborazione che vi può permettere un ricalco, una divisione in quadrettatura e di riporto molto più accurato sul foglio, ma vi preclude la possibilità di interpretare la vostra percezione della profondità. Ecco, io direi di insistere sulla sfida che ci pone questa percezione di profondità e di affrontarla senza timore. Provate con qualsiasi oggetto che sia naturale e probabilmente vi troverete a discutere della rappresentazione della natura e sarete immersi nelle stesse sensazioni e i dubbi che avevano i disegnatori dell'Ottocento quando si recavano a disegnare in natura e ad osservare l'evoluzione degli accadimenti naturali in funzione di ciò che dovevano riprodurre. Vi accorgerete che esiste un problema di definizione del contorno e di rappresentazione di esso. Come definirlo? Quale sintesi può essere utile? Come poter fare per arrivare a questa sintesi? La risposta sta in entrambe le possibilità che abbiamo e di saperle sfruttare al meglio. La fotografia è un grande mezzo e ci aiuta a fissare quel determinato particolare, però abbiamo bisogno dell'esercizio dell'oggetto davanti e del medium che usiamo affinché ci sia una corrispondenza fra ciò che vediamo e la natura che abbiamo davanti. Bisogna essere la natura, esserci dentro, e implementare tanto il nostro bagaglio tecnico in funzione della comprensione del comportamento delle forme che abbiamo davanti, per assorbirle completamente. Insisto anche nel consigliarvi la natura o gli oggetti per allontanarvi almeno all'inizio dall'ossessione della somiglianza del ritratto, per concentrarvi sul disegno e ciò che avete davanti in maniera completamente distaccata. Adesso, come vedete, sto completando quello che ho deciso essere la parte della vegetazione che è costituita dalle sue grandi quinte, queste due grandi spazi che si alzano rispetto allo spazio centrale, per favorire quella dimensione che voglio che si percepisca all'interno del disegno di spazialità. Vedete, quindi praticamente adesso sto intensificando quelle che sono le ombre in basso per riuscire a dare maggiormente questa impressione, questa sensazione di volume e quindi di colorazione tonale del disegno. Quindi piccoli tratti sempre uguali e mantenendo sempre una
un'attenzione verso quali sono le parti scure, le parti chiare, tenendo ben presente che dove, siccome è una penna, dove abbiamo messo lo scuro non lo possiamo più togliere, bisogna stare molto attenti. Quando comincerò la parte del cielo, inizierò a inclinare maggiormente la penna, come noterete, per ottenere un tratteggio più delicato. E qui bisogna aprire una parentesi grande, perché la costruzione e l'organizzazione del cielo presuppone uno sforzo di osservazione forse maggiore, perché è proprio il sistema di funzionamento. Infatti, a dispetto della vegetazione, è sempre in movimento e bisogna non dar mai per scontato che qualcosa di bianco possa essere disegnato nel cielo per comprendere il meccanismo della nuvola. Quindi se noi disegniamo nel nostro cielo, del nostro foglio, qualcosa di bianco nel cielo, non lo dobbiamo fare pensando di rappresentare simbolicamente una nuvola ideale, ma dobbiamo cercare di conoscere le nuvole per poter interpretare il disegno in modo tale da far comparire sul foglio la nostra conoscenza di ciò che noi abbiamo capito e percepito nello studio della nuvola. Quindi per sviluppare questi contenuti affinché sia comprensibile il fatto che si esca da quella dimensione simbolica e stilizzata che dicevo prima e si entri in uno spazio mediato dalla conoscenza di ciò che stiamo disegnando. In poche parole, qualsiasi sistema bisogna conoscerlo prima di disegnarlo e reinventarlo e al limite decostruirlo e ricostruirlo. E il cielo è ciò che accade nel cielo durante tutta la giornata e anche durante la notte, se possibile ancora di più. Per fare questo cielo sopra questa vegetazione, ho deciso di unire due appunti che ho preso di due grandi apparati nuvolosi che ho appuntato e che avevo nei miei taccuini, e ho trasformato queste due grandi superfici di nuvole, le ho trasformate per essere collocate insieme su questo piccolo spazio del foglio. Vi ricordo che quello che sto disegnando è un Biroscape. Il Biroscape precisamente numero 340. Come avete imparato a conoscere se mi seguite un poco sui miei profili Instagram e Facebook e sul mio sito web, i Biroscapes sono dei disegni rigorosamente di 14,8 cm x 10,5 cm in cartoncino, eseguiti esclusivamente con la penna Biro, dove io rappresento dei luoghi praticabili e abitabili, non sempre realistici, e che sono una esplorazione delle possibilità di un mezzo come la penna Biro. E se li guardo io, ritornando indietro dal primo fino a quello che sto eseguendo adesso, lo spazio, la rappresentazione della profondità, è un motivo dominante. Ecco, per ritornare alle nuvole, le nuvole, da un punto di vista percettivo, o il cielo soprattutto, nella sua integrità, ha la capacità di evocare queste distanze che io cerco. L'aiuto del tratteggio e dello sfumato nell'esplorazione della conoscenza delle varie tonalità del cielo e del comportamento delle nuvole è un bagaglio per me necessario. Se andate su qualsiasi volume che parli delle nuvole, non potete che rimanerne perlomeno incuriositi.
E questo continuo luogo che molte volte indifferentemente fa da sfondo alle nostre attività quotidiane, che noi quasi lo diamo per scontato, però ci prende, ci coglie tutte e tutti almeno una volta al giorno per la sua meraviglia. La nuvola è soggetta sia alla luce che all'ombra delle altre nubi su di essa. Quindi l'osservazione della nuvola, l'osservazione del cielo, è l'osservazione un'altra volta della luce che si proietta sulle nuvole e che dalle nuvole poi si proietta sul terreno. Per cui studiare il cielo è per me una fonte di stupore continua e una possibilità infinita di rappresentazione, perché questa mutevolezza e questa infinita probabilità di rappresentazione è molto di più di quello che io potrei elaborare sul foglio. Quindi io pesco solo un'infinita parte della bellezza che guardo e ne sono veramente colpito e anche commosso. E anche qui vale lo stesso discorso che abbiamo fatto anche nei video prima, ritornando all'osservazione e quindi allo studio della realtà che abbiamo davanti, della natura che abbiamo davanti, perché quello che occorre, oltre all'osservazione, è l'esercizio continuo della mano per migliorare il segno affinché la rappresentazione del nostro disegno sia ciò che veramente noi vogliamo e non ciò che noi siamo costretti a fare perché non abbiamo quel bagaglio necessario che non ci consente di fare ciò che vorremmo. Questa è una pratica che si è svolta per tutta la storia dell'interpretazione grafica della realtà. Qualsiasi medium voi usiate, dalla matita, dal carboncino fino al tablet, al disegno digitale, ciò che occorre è la pratica sull'osservazione e sul disegno. E questo e la natura a me offre veramente ciò che cerco in termini proprio di sintesi della mia visione di essa e di ciò che io poi ottengo come risultato trasponendolo sulla carta, perché quello che è sulla carta è quello che è la mia percezione, la mia volontà di rappresentarla. Questo ovviamente, come ho detto precedentemente, parte da lontano e ognuno di noi ha un bagaglio, ma anche un bagaglio culturale, storico che ci portiamo dietro. L'appunto grafico è una cosa molto antica, ma se parliamo abbastanza recentemente, nel corso dell'Ottocento, si assiste a un vero e proprio boom dell'osservazione della natura dal vivo. Quindi si distacca completamente il soggetto dall'oggetto, finalmente. Cioè, immagino, per fare un piccolo flash, immagino Carracci che per rappresentare un paesaggio deve collocare, ovviamente, anche se molto piccoli, la Madonna, San Giuseppe e Gesù nella fuga in Egitto. Ecco, questo non si deve più fare, nell'Ottocento si ha questa possibilità. Si assiste a un vero e proprio boom, dicevo. I disegnatori hanno nel cielo e nella superficie terrestre un oggetto di attenzione per questi elementi, un oggetto di attenzione privilegiato. Chiaramente i disegnatori possono fare questo perché
possono avere la possibilità di poter avere taccuini, di disegni, anche grazie alla duttilità dei materiali che vengono messi loro a disposizione, alle possibilità di avere con sé pitture ad acquarello, per esempio, a matite, che consentono agevolmente di essere portate con sé nei viaggi, ma anche nelle quotidianità. E questi taccuini si moltiplicano e sono arrivati fino a noi. Ce ne sono moltissimi nei fondi dei musei, negli archivi, e sono una miniera straordinaria. A proposito di questa possibilità di indagine e di analisi che maturavano i pittori e i disegnatori in questo periodo, mi sono concentrato ultimamente su due taccuini dove si trovano gli appunti grafici di John Constable. John Constable è un pittore inglese che vive in Inghilterra la quasi totalità della sua esistenza. Nasce nel 1776 e muore nel 1837. Ebbene, questo pittore ha fatto del suo rapporto con la natura una sorta di sposalizio che lo ha affascinato e a cui si è votato con una fedeltà incredibile per tutta la vita. Un taccuino particolare mi viene in mente, che tra altre cose è disponibile in rete e si può vedere, e che si trova nel Victoria and Albert Museum di Londra. Poi sotto nelle annotazioni, sotto il video, metto il link a questo taccuino perché veramente vale la pena di andare a vederlo. Dicevo, questo pittore che si è votato totalmente con fedeltà nella sua vita compila questi taccuini che vengono disegnati su ogni foglio. Addirittura sono fogli piccoli, diciamo che un taccuino è composto mediamente di 90 paginette, in cui vi sono fogli di 9 cm per 12 cm, praticamente quasi della dimensione del Bearscape, del disegno che sto facendo ora. E in questo taccuino particolare che viene disegnato in ogni suo foglio durante il periodo dell'estate e autunno, nelle campagne dell'Essex e del Suffolk. Ci sono alcune pagine in cui il disegno è diviso addirittura in 3 disegni piccoli, dove lui annota con una maniacalità e precisione e immediatezza anche tutti gli scorci e tutte le forme che la natura gli offre, di cui lui si serve per i suoi dipinti. Sono appunti che infatti serviranno al pittore per studiare e per ragionare su quei dipinti che andrà a fare e che avrebbe poi realizzato in studio. E chiaramente Constable non dipingeva ad olio en plein air, però i suoi lavori gli consentono, i suoi appunti gli consentono in studio di elaborarli e di costruire una sua personale interpretazione dell'atmosfera del paesaggio. In questi taccuini vi compaiono scorci di case, paesaggi, animali e anche persone, però pensate, disegnate all'interno del paesaggio e quindi come fossero anch'essi elementi naturali, senza dar loro una connotazione precisa e personale. Questo sketchbook, come si chiama e come lui lo chiama, testimonia la volontà di essere un pittore di paesaggio, l'immersione totale nella ricerca della percezione per la comprensione della visione della natura, sulla possibilità che hanno la pittura e il disegno di rappresentare il paesaggio e tutte le sue declinazioni, sia in termini di luce che di tempo atmosferico. Naturalmente lui era presente a se stesso, viveva il suo presente, quindi si rendeva conto di concentrarsi su un aspetto che
era assai molto dibattuto in quel periodo su cosa rappresentare, su come rappresentare la natura. Il dibattito era aperto, c'erano oltre a lui altri pittori che si muovevano in questa direzione, però la sua concentrazione quasi maniacale sulla forma e sul modo di rappresentare il paesaggio attraverso una tecnica nuova che partiva dalla rappresentazione sul campo dell'atmosfera della natura, era qualcosa di estremamente particolare. Siamo nel 1813, Constable ha 37 anni e se noi per un momento guardiamo il mondo da più in alto, perché è necessario, a mio parere, quando si studia, ma anche quando si tenta di guardare solo aneddoticamente la storia dell'arte, oppure quando ci si introduce benevolmente anche nel pettegolezzo, o addirittura nella più complessa analisi storica e artistica. Si deve guardare a tutto il panorama, a sapere e vedere il pittore in che momento storico era collocato, chi conosceva, quali erano le situazioni in cui storiche in cui lui era immerso. Quindi l'Europa del 1813 è un'Europa che vive un momento particolare e quindi dobbiamo collocarlo storicamente. Lui disegna questo taccuino e in questi precisi momenti, nei precisi momenti in cui lui disegna questo taccuino, Napoleone, il nemico più acerrimo della sua patria, stava capitolando. E quindi l'Europa stava vivendo momenti difficilissimi e mutevoli, proprio come i cieli che lui dipingeva. La storia di questo periodo è anche la storia di pittori di ritratti e di gesta dei loro imperatori. In questo anno a me piace mettere tutte le vicende in parallelo e scopri delle cose interessanti. Ad esempio, in questo periodo Samuel Morse, nel 1813, lo stesso anno che lui compone questo taccuino, il famoso inventore dei celeberrimi segnali Morse, e che non moltissimi sanno che era soprattutto un pittore e stava dipingendo l'Ercole morente. Quindi un dipinto mitologico, quindi soggetti storici mitologici e una piccola parte di pittori che rizzava le orecchie e guardava alla lezione che aveva dato Lorrain e certi paesaggisti francesi che avevano questa visione pastorale della natura e da lì si poteva partire per arrivare a qualcosa di più consistente. Quindi tutta l'Europa, dicevamo, era scossa da eventi mutevoli e repentini. I pittori nel continente, penso a Friedrich, un altro pittore tedesco, erano più influenzati da questi cambiamenti e la pittura ne risentiva di più e connotavano i loro lavori con quel carattere, tra virgolette, filosofico, oltre che percettivo, che si differenziava molto da ciò che succedeva in Gran Bretagna e soprattutto in Inghilterra. Constable non era il solo a interessarsi della luce e della rappresentazione dell'atmosfera e della natura, ma in questo momento mi concentro su quel blocco di appunti e di disegni che osservo e mi sono venuti sotto gli occhi e mi hanno fatto scattare questo desiderio di entrare nella storia dell'osservazione della natura da parte dei pittori. E quindi mi raccontano come in questo momento così devastante per la storia d'Europa l'interesse verso la materia del paesaggio consentisse a Constable di essere assorbito a tal punto da non sentire mai la necessità di indulgere ad altra rappresentazione. Ecco, per ritornare al Biroscape che sto facendo, sto terminando in questo momento la parte destra. Vedete questi due blocchi di nuvole che si uniscono
praticamente attraverso il cielo, in questo dialogo fra di loro, e che compensa il dialogo che c'è più sotto fra queste due quinte di vegetazione. E quindi sto decidendo, vedete, questo spazio scuro che ho lasciato apposta per dare un pochino di respiro al lavoro, che non sia troppo, tra virgolette, claustrofobico. Dicevo, Constable non era il solo a interessarsi della luce. Vi sono altri pittori, uno su tutti, che è Turner, però di Turner ne possiamo parlare e discutere in un altro momento, che differenziavano di un anno solo di distanza la loro nascita, e quindi facevano con percorsi diversi due strade parallele, per certi versi simili ma molto molto differenti. Mi piace adesso, dicevo, riportarvi alcune considerazioni prese, estrapolate da lettere di Turner, interessantissime. Ad esempio, una lettera che lui scrive a Charles Robert Leslie, che era un suo amico pittore, che poi è stato autore di una biografia di Constable, che pubblicherà nel 1843, a soli 6 anni dalla morte del pittore. E Constable dice in questa lettera: dovrei rispettare me stesso per i miei amici e i miei bambini. È tempo a 56 anni di iniziare come minimo a conoscere se stessi, ed io faccio conoscere ciò che non sono. E il tuo rispetto mi ha ridestato almeno a credere nella possibilità che potrei fare ancora qualche impressione con la mia luce, le mie rugiade, le mie brezze. È particolare il fatto che lui usi questo termine impressione, che a noi ci è così familiare per le note vicende dei pittori parigini di una trentina di anni dopo. Quindi lui ha questa idea quando traccia questi appunti. Queste sono sue impressioni, quindi sono delle annotazioni percettive che lui ha della natura, ed è cosciente di questo. È fondamentale esserlo. È importante che si abbia coscienza che quello che si disegna è la percezione che noi abbiamo di quello che vediamo. Altre due lettere interessanti, che sono rivolte al reverendo John Fisher, che ha celebrato il suo matrimonio e che commissiona il famoso dipinto suo di Constable della cattedrale di Salisbury. E Constable scrive: la pittura è una scienza e andrebbe perseguita come una indagine secondo le leggi della natura, perché dunque non potrebbe un paesaggio essere considerato come una branca della filosofia della natura, i cui dipinti non sono altro che esperimenti. E in un altro punto dice: so molto bene cosa sono e che i miei cieli non sono stati trascurati, sebbene spesso lo siano nell'esecuzione. E di frequente non c'è dubbio per una grande ansietà che essi comportano, che verranno a distruggere soltanto quella facile apparenza che sempre possiede la natura in tutti i suoi movimenti. E in un altro ancora infine dice: quel pittore paesaggista che non fa dei suoi cieli una parte molto materiale della sua composizione trascura di avvalersi di uno dei suoi più grandi aiuti. Sir Joshua Reynolds, parlando del paesaggio di Tiziano e Claude, dice: anche i loro cieli sembrano simpatizzare con il soggetto. Mi è stato spesso consigliato di considerare il mio cielo come un foglio di carta gettato dietro gli oggetti. Certo, se il cielo è invadente, come lo sono i miei, può essere brutto, ma se vengono elusi, come i miei non lo sono, è peggio. Devono sempre
faranno con me una parte efficace della composizione. Sarà difficile nominare una classe di paesaggio in cui il cielo non sia la nota chiave, lo standard di scala e il principale organo del sentimento. Qui è interessante analizzare 2 o 3 aspetti. Innanzitutto lui parla di pittura come scienza, quindi parla proprio di ricerca rigorosa, di sperimentazione che si può ripetere. Quindi non di un tratto occasionale, non di qualcosa di istintivo, ma qualcosa di esperienziale. E poi dice che i cieli suoi sono spesso stati trascurati nell'esecuzione, cioè che le persone guardavano soltanto cosa rappresentavano e non come erano rappresentati, che è l'invenzione straordinaria della pittura di Constable dell'Ottocento, ma anche la cosa più importante che si possa fare quando ci si avvicina all'opera d'arte di qualsiasi pittore. Guardare come sono eseguiti prima ancora di ciò che rappresentano. Quello che rappresentano, quello può essere assolutamente la possibilità che il pittore dà a chi lo guarda di avvicinarsi al dipinto, al disegno. Però una volta che lo spettatore è stato catturato, è lì, dentro il disegno, che lui deve andare a vedere come è stato eseguito. E poi, alla fine, parla dei suoi cieli, che ripete quello che magari qualcheduno gli ha ripetuto, che sono molto ingombri, perché le nubi sono molto presenti, però sono anche deprecabili da parte sua quelli che non lo sono, i cieli che ne sono totalmente privi, che non sono interessati a ciò che succede nel cielo. Per cui il paesaggio, l'esperienza del paesaggio è totalizzante. E il risultato del dipinto per Constable è il risultato di una ricerca e di un esperimento continuo sulla percezione che lui ha nei confronti della natura, e l'esecuzione è il risultato di quella percezione. Ecco, adesso sto completando questo disegno con i 3 elementi dove ho usato questi 3 diversi modi di tratteggiare: il cielo, il fogliame, l'elemento naturale, e l'acqua. Questi 3 elementi sono uniti dai 2 elementi delle grosse nuvole, delle grosse superfici di nuvole, dei blocchi di nuvole sopra i 2 blocchi di fogliame ai lati, una a destra e una a sinistra, e l'ombra di questi 2 blocchi di fogliame riflesso sull'acqua. Questi sono gli elementi che tengono insieme queste 3 parti. Adesso concludo questo mio disegno, concludo anche il video, ringraziandovi per essere stati qui e per aver ascoltato queste parole di riflessione sull'arte che spero possano essere di spunto per una discussione che possa essere veramente feconda sul perché si disegna, sul perché si ha questo e su come si può fare per riuscire. Io a questo punto ringrazio voi per essere stati insieme a me fino ad adesso e vi invito a iscrivervi al canale, a sostenere il canale con la vostra iscrizione. Vi saluto cordialmente e vi do appuntamento a martedì prossimo. Arrivederci.